Le cose non sempre sono ciò che sembrano. Due angeli viaggiatori si fermarono per la notte nella casa di una famiglia molto facoltosa. La famiglia era poco ospitale e non consentì loro di fermarsi nella stanza degli ospiti della villa. Invece venne dato loro un piccolo spazio nella cantina fredda della casa. Mentre sistemavano i letti sul pavimento, l'angelo più anziano vide una fessura nel muro e la riparò. Quando l'angelo più giovane chiese il perché, quello più anziano rispose: le cose non sempre sono ciò che sembrano. La notte successiva gli angeli andarono a riposare nella casa di una coppia molto povera, ma l'uomo e sua moglie erano molto ospitali. Dopo aver condiviso il poco cibo che la famiglia possedeva, la coppia permise agli angeli di dormire nel loro letto, dove avrebbero potuto avere una buona notte di riposo. Quando si svegliarono il giorno successivo, gli angeli trovarono in lacrime il Signore e sua moglie. L'unica mucca che possedevano, il cui latte era la loro unica fonte di sostentamento, giaceva morta nel campo. L'angelo più giovane era furibondo e chiese all'angelo più anziano: come hai potuto permettere che accadesse? Il primo uomo aveva tutto e tu l'hai aiutato. La seconda famiglia aveva poche cose, ma era disposta a condividerle e tu hai permesso che la loro mucca morisse. Le cose non sempre sono ciò che sembrano, rispose l'angelo più anziano. Quando eravamo nella cantina di quella villa, ho notato che c'era dell'oro nascosto in quel buco del muro. Dato che il proprietario era ossessionato dai soldi, ho chiuso il buco così da non permettere più loro di trovare l'oro. Questa notte, mentre dormivamo nel letto della famiglia povera, l'angelo della morte è venuto in cerca della moglie del contadino ed io gli ho dato la mucca. È così che le cose non sempre sono ciò che sembrano. A volte è esattamente questo ciò che accade quando le cose non sono come le volevamo. Ok. Cosa vuoi chiedere? Capito cosa sto a dire? Sì. Nulla da chiedere. E il risultato, una cosa è azione, è una cosa. Azione si può essere bene o male, ma il risultato anche può essere bene e male. Ma un'azione di male si può portare un'azione, un risultato di bene. Un'azione di buono si può portare risultati di male. Questa è la sintesi di questa storia. Quindi qua cosa importante dell'azione oppure il risultato? Cosa tu dici? L'azione.
Tu dici azione. Cosa dici? Azione e risultato. L'intenzione forse. Okay. Nell'azione tu devi fare come un servizio. Se tu fai azione come un servizio, il risultato tu non devi preoccupare. Il risultato. Invece tu non riesci dall'azione di fare come un servizio, e tu farai come un desiderio. Tu fai, e quindi il risultato almeno deve essere buono. Se non è il risultato è buono, due errori nella vita un'azione meglio. Azione fatta con desiderio che è accumulata karma, è risultato è male e anche cosa la appesantisce il karma. Quindi azione deve fare come un servizio. Invece nel risultato avere un rapporto, distacco, disinteresse. È così. Sembra c'è azione, sembra c'è risultato. Non deve avere un rapporto. L'azione, tu fai servizio, cosa può essere bene o male come vedere, come detto, sembrano, sembrano, no, in parola, sì. Non sempre sono ciò che sembrano. Due volte sembrano così. Sembrava bene, ma risultata male. Sembrava male, ma risultata buono. E cos'è il concetto? Quindi invece cosa diciamo? Per tutte e due devo avere un rapporto. Nell'azione tu devi fare come servizio. L'angelo tutte e due ha fatto l'azione come servizio, ma sembrava cosa un'azione buona o un'azione male, ma tutte e due servizio. Ma deve avere il risultato. E il risultato, chi fa azione di stacco, nel chiudere la buco, non fa vedere l'oro, è fatto come un distacco. Ma l'altra parte fa morire il mucca, anche un distacco, un male anche fatto con distacco, anche buono si può fare il distacco. Quindi ne deve capire che tipo di rapporto io ho nel risultato e nell'azione. Questo deve chiarire. Chiaro? Grazie. Grazie. Om Sahana Bhavatu Sahano Bhunaktu Sah Viryam Karavavahai Tejasvinavaditamastu Ma Visavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Siamo insieme e camminiamo insieme verso la verità. Om Shanti Shanti Shanti. Buddheni Buddhevam Bhojanam Prasadam. Grazie. Un saluto, gratitudine agli Antonati. Buona giornata, per noi qua nevica, spero anche voi, vedete.